Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Una volta, un padre chiamò a sé i suoi 3 figli. Diede al primo figlio un gallo, al secondo un falcetto e al terzo un gatto. Sono vecchio, disse, e la mia morte è vicina. Voglio pensare a voi prima di andare. Non ho soldi e ciò che vi do potrebbe sembrare inutile, ma dipende da come lo utilizzerete. Trovate un posto dove queste cose siano sconosciute e diventerete ricchi. Dopo la morte del padre, il figlio maggiore prese il suo gallo e viaggiò lontano. Ma ovunque andasse, la gente già conosceva i galli. Nelle città li vedeva sulle torri delle chiese e nei villaggi li sentiva cantare. Nessuno si sorprendeva del suo gallo e sembrava che non avrebbe guadagnato nulla da esso. Alla fine, arrivò su un'isola dove la gente non aveva mai visto un gallo. Non sapevano nemmeno come dire l'ora. Potevano riconoscere il mattino e la sera, ma di notte, se restavano svegli, nessuno riusciva a capire che ora fosse. «Guardate!» disse, «che creatura magnifica! Ha una brillante corona rossa sulla testa e speroni come un cavaliere. Canta 3 volte durante la notte a orari prestabiliti, e quando canta l'ultima volta, il sole sorgerà presto. Se canta durante il giorno, fate attenzione, perché ci sarà un cambiamento nel tempo». La gente era entusiasta. Rimasero svegli tutta la notte, ascoltando con gioia mentre il gallo cantava alle 2, alle 4 e alle 6, annunciando chiaramente l'ora. Chiesero se voleva vendere il gallo e quanto ne voleva. «Circa quanto un asino può portare in oro», rispose. «È un prezzo modesto per una creatura così meravigliosa», esclamarono tutti e gli pagarono volentieri quanto chiedeva. Quando tornò a casa con il suo tesoro, i suoi fratelli rimasero stupidi. Il secondo fratello disse: «Andrò a vedere se riesco a vendere il mio falcetto a buon prezzo». Ma non sembrava probabile perché ovunque andasse, c'erano lavoratori con falcetti proprio come il suo. Alla fine trovò un'isola dove la gente non aveva mai sentito parlare di falcetti. Quando il grano era maturo, andavano nei campi con dei cannoni per farlo cadere. Questo era molto imprevedibile. Alcuni mancavano completamente, mentre altri colpivano le spighe invece dei fusti, sprecando molto grano e producendo un rumore terribile. L'uomo iniziò a tagliare il grano con il suo falcetto in modo rapido e silenzioso, e la gente rimase stupita. Si accordarono per pagargli quanto chiedeva e ricevette un cavallo carico d'oro. Ora il terzo fratello voleva portare il suo gatto a vendere. Avere la stessa fortuna dei suoi fratelli. Finché rimase sulla terraferma, non riuscì a combinare nulla. Ogni posto aveva gatti, e ce n'erano così tanti che i nuovi gattini venivano spesso annegati nei fossi. Alla fine salpò verso un'isola dove non si erano mai visti gatti. I topi avevano preso il sopravvento così tanto che ballavano su tavoli e panche, che il proprietario fosse a casa o meno. La gente si lamentava del problema dei topi. Anche il re nel suo palazzo non trovava modo di difendersi da loro. I topi squittivano in ogni angolo e rosicchiavano tutto ciò che riuscivano a trovare. Ma quando il gatto iniziò a inseguirli, liberò rapidamente diverse stanze. La gente supplicò il re di comprare questo straordinario animale per la loro terra. Il re pagò volentieri il prezzo, che era un mulo carico d'oro, e il terzo fratello tornò a casa con il tesoro più grande di tutti. Il gatto si divertì molto a catturare topi nel palazzo reale e ne uccise così tanti
che non si potevano contare. Dopo un po' si sentì calda e assetata, quindi si fermò, guardò attorno e miagolò: miao. Miao. Quando il re e la sua gente sentirono questo suono strano, si spaventarono e scapparono tutti dal palazzo in un colpo solo. Il re tenne una riunione per decidere cosa fare. Alla fine decisero di inviare un messaggero al gatto per chiedergli di lasciare il palazzo, altrimenti avrebbero usato la forza contro di lei. Gli consiglieri dissero: preferiremmo affrontare i topi, a cui siamo abituati, piuttosto che rischiare le nostre vite contro un mostro del genere. Così, un giovane coraggioso fu inviato a chiedere al gatto: vuoi lasciare pacificamente il castello? Ma il gatto, sentendosi ancora più assetato, rispose semplicemente: miao. Miao. Il giovane pensò che intendesse: neanche per sogno. E riportò questa risposta al re. Allora, dissero gli consiglieri, deve essere cacciata. Furono portati dei cannoni e presto il palazzo prese fuoco. Quando le fiamme raggiunsero la stanza dove il gatto era seduto, lei saltò fuori dalla finestra incolume, ma gli assalitori non si fermarono finché l'intero palazzo non fu distrutto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.